A1. Mi hai colpito l'utilitaria. A8. Hai beccato l'ammiraglia. B2. Acqua. Q3, anzi Q3 Sportback. Q3 Sportback. L'alfabeto dell'Audi oramai lo conoscete tutti. La lettera Q con il suffisso 3 dà il nome a una sport utility molto gettonata ma anche molto normale. E le cose normali oggi le sanno fare tutti. Qualcuno lassù a Ingolstadt si è svegliato una mattina e ha detto: basta, voglio una Q3 speciale, una cosa che faccia tremare i polsi, che somigli addirittura alla Urus. E secondo me ci sono anche riusciti. Non trovate? Invece, per quanti sforzi abbiano fatto all'Audi, non sono riusciti a trovare un nome diverso da Q3. È vero che ci hanno messo il suffisso Sportback, però questa parola si dimentica presto. BMW e Mercedes, che sono anche loro intrippate con i numeri, hanno avuto più fantasia per battezzare le loro SUV coupé. Sì, perché proprio di una SUV coupé stiamo parlando, e prima che corriate a vedere la differenza di prezzo ve lo dico io: costa 2.700 euro in più di una Q3 normale. Ma se entrassi in concessionaria e le vedessi una accanto all'altra, forse la normale la lascerei agli altri. 2.700 euro per avere una carrozzeria veramente aggressiva, specialmente nella parte posteriore, un tetto spiovente e ribassato e un posto guida che è a 61 cm da terra, quindi uguale a quello di una Q3, ma a 28 cm dal pavimento della vettura, quindi molto sportivo. Le dimensioni sono praticamente invariate all'esterno, compreso anche il passo, quindi non si perde praticamente nulla dietro, solo 3 cm in altezza sul divanetto posteriore, che però è scorrevole di ben 13 cm. Ovvio che per far stare comode due persone bisogna spostare tutto il divanetto all'indietro. L'omologazione è per 5, ma si sta più comodi in 4. Un'altra cosa che è cambiata rispetto alla Q3 è il bagagliaio. La capacità minima è scesa di una trentina di litri, ma spostando in avanti tutto il divanetto è uguale. Osservando bene il posteriore si vede anche che gran bel lavoro è stato fatto sull'aerodinamica, specialmente su questa parte, quella dell'estrattore, e non ci sono i tubi di scarico finti. Potrei dirvi che le novità sono finite qui e salutarvi, invitandovi come sempre a lasciare i vostri commenti. Quindi, ciao! E invece no, perché questa Q3 la voglio anche guidare. Lo so che non ci saranno grandi sorprese dal powertrain, perché è uguale a quello di una Q3, e nemmeno la più potente, perché è un turbo diesel 2 litri da 150 cavalli a trazione anteriore. Tranquilli, arriverà anche il 190 cavalli, ma qui ci si diverte sulle curve delle colline piacentine, il tempo è asciutto. Anche perché è facile accontentarsi di una SUV che non perde un colpo, sia che si viaggi a 130 all'ora in autostrada, sia che si passi da una curva all'altra. Il cambio 7G-Tronic mi asseconda sempre, e se cambio la modalità di guida in Dynamic c'è veramente da divertirsi. Consuma poco o tanto? Beh, come sempre dipende dal vostro piede, ma quando il nostro centro prove ci mette gli strumenti sono capaci di fare cose egregie. Secondo me dovrebbe consumare un po' meno di una Q3 con la trazione integrale, invece è un tantino più assetata. E non è una questione di aerodinamica, perché le differenze si cominciano a vedere già in città. La Sportback fa 14,3 km con un litro nei centri urbani, che non è male, ma c'è chi fa di meglio. In autostrada fa più o meno gli stessi risultati, 14 con un litro, che guarda caso è anche il valore registrato dal computer di bordo, che è molto preciso. Dai, tiriamo le somme della Q3 Sportback, che l'avrete già capito a me piace soprattutto per la linea e non perché faccia chissà quali meraviglie per le prestazioni o per il consumo. Esce dal design classico e fa la spavalda con questa coda così sportiva. Per il resto conserva le buone qualità della Q3 e questo è un bene, perché è una delle SUV più sicure, confortevoli e appaganti per la qualità della vita a bordo. Tra poco arriveranno anche le versioni più sportive e con la trazione integrale, quindi questa Sportback la prendiamo come un buon inizio per una SUV con un look tutto suo, molto personale. E a voi piace?